Hi friends, it's Lisa here from Learn English with Lisa. In today's video, we're going to talk about grammar and the way that grammar is tested in the super scary Use of English Part 4. Some time ago, somebody that I know asked me the following question. If I had to teach one, and only one grammar topic in preparation for Cambridge First Certificate, what would that topic be? And I had no hesitation in coming up with my answer. For me, it's got to be modal verbs to express logical assumptions. Why do I think that you must know these if you want to be successful in your exam? Well, it's because not only are they tested in the Use of English Part 4, but you will also definitely need to be able to use them in the speaking paper, particularly when you're comparing and contrasting the two photos in Part 2. Ok, va bene, ma che significa verbo modale per esprimere una deduzione logica? Andiamo per gradi. Intanto cominciamo da quello che tu già sai. Sicuramente il termine modal verb lo avrai già sentito e ti sarà familiare. A livello A1, A2, forse anche a livello B1 avrai visto per la prima volta o ripassato il verbo modale can, ad esempio, per parlare di quello che sai fare e quello che non sai fare, oppure per dare o negare il permesso di compiere una determinata azione. Ad esempio, posso dire that I can speak French reasonably well, lo so fare, oppure potrei dire no Johnny, you can't go out and play, negando a Johnny il permesso di uscire. Conoscerai sicuramente il verbo must per parlare di obblighi. You must do your homework Johnny if you want to go out and play. E avrai anche studiato, o comunque sarai familiare con i modali may e might per parlare di azioni più o meno probabili. Tuttavia a livello B2 questi verbi modali vengono di solito testati nella loro funzione di verbi modali di deduzione logica. Per farti capire quanto siano importanti e soprattutto quanto siano frequenti nell'esame che stai preparando, io ho preso il primo libro che mi è capitato a tiro, che è questo qui, ed è un libro di simulazioni. Questo libro contiene 6 test. Io l'ho sfogliato, sono andata a dare un'occhiata alla Use of English Part 4 e in ben 4 di questi test, nella parte 4 appunto del Use of English, c'era una domanda sui verbi modali di deduzione logica. E come tu sai molto bene, in questa parte dell'esame ogni risposta corretta vale ben 2 punti, che sono preziosissimi. Per non rendere questo video troppo lungo e pesante, oggi mi limiterò a parlare dei verbi modali di deduzione logica con riferimento al solo presente. E quindi ora cerchiamo di capire insieme che cosa intendiamo per deduzione logica. Imagine that your next door neighbours had a party last night. There were loads of people, there was loud music, blaring all night, and then, just as you were finally managing to get back to sleep, somebody's car alarm goes off at regular intervals all night long. Che ipotesi posso formulare per descrivere come io credo che tu ti senta il mattino dopo questa nottata da incubo? Posso dire con un certo grado di sicurezza che devi essere esausto o devi essere esausta, cioè sicuramente sei esausto dopo una nottata di quel genere. Ok? Sicuramente. Quindi si tratta senz'altro di una ipotesi, quindi non è detto che io abbia ragione, però comunque basandomi sui dati che ho a mia disposizione posso dire che sono molto certa che la mia ipotesi corrisponda alla realtà dei fatti. Come posso esprimere questa mia assumption, questa mia deduzione logica basata sui fatti di cui sono a conoscenza? Beh, una possibile soluzione è di natura prettamente lessicale, cioè io potrei dire qualcosa del tipo I'm sure that you're exhausted, I'm certain that you're exhausted, I'm positive that you're exhausted. Ma c'è un modo più, diciamo così, grammaticale di esprimere questa mia ipotesi, dando appunto l'idea che sono certa di quello che sto dicendo? Ovviamente se te lo sto chiedendo è perché il sistema c'è. Grammaticalmente io posso utilizzare questo verbo modale, il verbo modale must, e potrei dire qualcosa del tipo oh, poor you must be exhausted. E quindi cominciamo a prendere appunti. Appuntiamoci questa prima regola.
Must plus the base form to talk about certainty about the present. Quando voglio esprimere un'ipotesi e voglio far capire al mio interlocutore, ossia la persona che mi sta ascoltando, che sono molto sicura di quello che sto dicendo, utilizzerò il verbo modale must seguito dalla forma base del verbo. Vedi bene che qui must non c'entra nulla con il concetto di obbligo che hai studiato ai livelli A1 e A2. Qui must mi dice che si tratta di una deduzione logica, di una ipotesi, della quale però sono molto sicura. Vediamo un altro esempio. L'altro giorno mi sono sentita con il mio amico John, and John told me that he's going out with a girl. Her name is Kim. Kim is kind, she's got a great personality, she's really clever. Anyway, a couple of days ago, I go out to the pub with my husband, go out for a drink, and sitting in a corner, I see my friend John, and John is talking to a really pretty girl. So I turn around to my husband and I say, take a look, that must be Kim, John's new girlfriend. That must be Kim, John's new girlfriend. Questo significa che sono praticamente sicura che si tratti di lei. Gli esempi che abbiamo visto fino adesso riguardavano tutti il verbo be, che è un verbo di stato. I verbi di stato sono dei verbi che non vengono utilizzati nella forma progressiva, ossia nella forma ing. Gli esempi visti erano appunto you must be exhausted, she must be Kim. Vediamo invece un esempio con un verbo non di stato, ma un verbo di azione, un verbo quindi che può essere utilizzato per parlare di azioni che sono sicura siano in corso di svolgimento in questo momento preciso. I have another friend, Stephen is his name. Stephen loves sleeping till late at the weekend. Imagine that it's Saturday morning and I'm out jogging at 6:30 in the morning because I'm a bit of an early bird, and I'm passing by Stephen's house. And all the windows are shut, the blinds are down. What can I say about my friend Stephen? Well, I could say that he must be sleeping. He must be sleeping. I'm sure that he's sleeping because based on what I know about my mate Stephen, I'm certain that he isn't awake. E quindi arriviamo alla seconda cosa che vorrei che ti appuntassi. Questa struttura qua, must plus be followed by the main verb in the ing form, quando stiamo esprimendo un'ipotesi con un alto grado di certezza relativamente ad un'azione che noi riteniamo sia in corso di svolgimento proprio ora, in questo momento. E ovviamente il verbo però me lo deve consentire, si deve trattare non di un verbo di stato, come il verbo be, ma di un vero e proprio verbo di azione. All of the examples that we have seen so far are about things that we strongly believe to be true. All the actions, you must be exhausted, she must be Kim, he must be sleeping, they're all expressed using positive sentences, affirmative forms. But what happens when we want to say that we're sure that something is certainly not true? So, for example, going back to my friend John, I'm positive that he isn't awake at 6:30 in the morning. So I'm certain that him being awake is impossible. Now, take a look at this sentence. John, something, be awake yet? It's too early for him to be up. Is it possible in this sentence to use mustn't, the negative of must, right? Abbiamo detto che must si usa per parlare di certezza in positivo, forse potrò utilizzare mustn't per parlare di certezza in negativo. Well, I'm afraid that in standard British English, the answer to that question is no. It's not possible to use mustn't. What can we use instead? We use can't. Questo significa John can't be awake, che sono sicura che questa cosa non sia vera, sono sicura che non sia possibile che John sia sveglio a quest'ora del mattino. Quindi riassumendo, sia must sia can't esprimono certezza rispetto a una deduzione logica. Must viene utilizzato con le azioni positive, mentre can't viene utilizzato con le azioni espresse da verbi nella forma negativa. But what happens if I want to express a hypothesis and I'm not certain that what I'm saying is correct? How do I express this uncertainty?
Make sure that you write this down. We use the modal verbs may, might, or could, followed by the base form when the assumption is about either the present or the future. And this means that I think that something may, might, or could happen, but I'm not completely sure. Let's take a look at an example. It's 5 p.m. and Joe may, might, or could be working. This means that maybe he's working, maybe he isn't. In negative sentences, we use may not, might not, or its contracted form, mightn't. We never use couldn't. Let's take a look at an example in the negative. Imagine that it's 12 o'clock and the children had a really late breakfast. So maybe they're not hungry just yet. Maybe they are, maybe they aren't. They might not be hungry, or they may not be hungry, or they mightn't be hungry. But remember, don't say they couldn't be hungry. And now let's take a look at how these modal verbs of deduction or speculation are actually tested in the Use of English Part 4. Here it is, the keyword transformation Use of English Part 4. Time to put your newly acquired knowledge to the test. Are you ready? In this part of the exam, you will have to paraphrase a given sentence using between 2 and 5 words. You have to include a given word which cannot be changed. In our case, the given word which cannot be changed is the verb be. Now, grab a pen and some paper, stop the recording, and complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one. And the answer is, that guy over there can't be Freddie Mercury because he died in 1991. Why is this the correct answer? Because the given sentence says, I'm sure of something which is expressed with a negative verb. So I'm sure that something is impossible. Second example. Stop the recording now. And the answer is, they are so rich that they must be happy all the time. Why must? Because I'm sure that something is true. Next example. Stop the recording now. The answer to this question is Mira may or might or could be working. I think that Mira is working, but I'm not sure. So when I want to express a certain level of uncertainty, I can choose between may, might, or could in affirmative sentences. Now let's take a look at the next sentence. Here it is. Stop the recording now. And the answer to this one is Joe might not or may not or mightn't be coming to the office today. Please remember that we cannot use couldn't when we're expressing uncertainty. Might not, may not, or mightn't because we've got the word perhaps here, which expresses the fact that we're not sure about what we are stating. E con questo abbiamo finito. Nel video di oggi abbiamo parlato esclusivamente delle deduzioni logiche in relazione al presente e al futuro. Nel prossimo video invece approfondiremo quelle relative al passato, ma la buona notizia è che il meccanismo di azione è lo stesso e quindi se ti sono chiare quelle di oggi non avrai nessun problema con la forma passata. I hope that you found this video useful. If you're finding the use of English a little bit challenging, you're not alone. A lot of students struggle with this part of the exam, but keep up the good work. Keep practicing because practice really does make progress in this case. That's all for now. I hope to see you really soon. Until next time, goodbye.